Salve a tutti e benvenuti su Hot Game Reviews. In questo video vi parlerò di Cure My Addiction, gioco sviluppato da The Gary, di cui potete seguirne lo sviluppo sul suo Patreon. Il gioco è diviso in diversi capitoli, ma in questa recensione parlerò solo del primo, che vi assicuro che lui da solo riuscirà a tenervi occupati per diverse ore. In questa storia noi seguiremo le vicende di un giovane ragazzo, che viene mandato sullo yacht di suo zio per cercare di farlo distaccare dalla tecnologia e quindi fargli superare la sua ossessione per il porno. Qui ad aspettarlo troverà Rachel, che tramite l'utilizzo di metodi non proprio ortodossi cercherà di guarirlo dalla sua condizione. Per quanto riguarda il gameplay, Cure My Addiction è una visual novel con un marcato stile di gioco sandbox. Dopo il breve prologo ci apparirà a schermo il tutorial, con tutte le principali informazioni che il gioco ci offre, che anche se a primo impatto possono risultare un po' confusionarie, basterà poco per capirne il funzionamento. Una particolarità del gameplay sono gli avvertimenti. Infatti, se non seguiremo alla lettera le ferree regole che ci vengono imposte, subiremo delle punizioni. E se i nostri comportamenti non miglioreranno o ci faremo aiutare in qualche modo, potremo infine venire espulsi dallo yacht ed essere rispediti a casa. Ma se seguiremo tutto alla lettera, allora potremo proseguire nella storia e completare i moltissimi eventi messi a nostra disposizione. E nello svolgere molti di questi, basterà seguire i suggerimenti che ci vengono dati dal notebook, che ci dirà spesso in che stanza andare e in che ora del giorno incontrare i personaggi. Mentre per altri eventi più difficili da ottenere, bisognerà prestare attenzione al menu a loro dedicato, che oltre a darci una percentuale di completamento dell'intero capitolo, ci dirà come sbloccare ogni singolo evento per ogni personaggio. Adesso, parlando della storia, vi dirò che il gioco non ha una vera e propria trama principale che si protrae per tutta la sua durata. Questo è solo l'incipit dell'arrivo sullo yacht e del superamento della fissazione del protagonista. Quello che invece riesce a reggere il gioco sono i personaggi, che non essendo moltissimi sono tutti ben caratterizzati, e passando con loro molto tempo, alla fine riusciremo a scoprire ogni sfaccettatura della loro personalità. Per quanto riguarda il render, ho trovato questo sicuramente sopra la media, e praticamente tutti i modelli dei personaggi sono ben fatti, ognuno con le sue caratteristiche estetiche che lo fanno risaltare. Ed inoltre la grande quantità di eventi ci permetterà di vederli in molte situazioni differenti, tutte a mio avviso ben riuscite, invogliandoti a visualizzarle tutte. Un punto non del tutto riuscito sono le animazioni, che almeno per questo primo capitolo non sono moltissime, e quelle che ho visto sono composte da frame che si ripetono. Come ormai norma dei miei video, adesso elencherò quelli che a mio avviso sono i pregi e i difetti del gioco. Tra i pregi inserisco l'idea, che per quanto semplice ho trovato ben riuscita. La caratterizzazione, azzeccata per praticamente tutti i personaggi. Il render, di alto livello. E il completismo. Molti non saranno d'accordo, ma ammetto di aver trovato in un qual modo divertente cercare di sbloccare ogni evento disponibile, anche se questo ha richiesto molto tempo e un bel po' di grind. Tra i difetti inserisco per l'appunto il grind, essendo il giocatore portato a ripetere alcuni eventi diverse volte per passare poi a quello successivo. Ed infine la musica, che è assente. Adesso è il momento del voto, e anche se con qualche indecisione, il voto che mi sento di dare è 8. Seppure con qualche difetto, vi dirò che Cure My Addiction mi ha molto intrattenuto, e lo consiglio soprattutto a chi non ha timore di dover ripetere le stesse sezioni di gioco diverse volte per poter proseguire nel gameplay. Grazie per aver seguito questa puntata di Hot Game Reviews. Lascio in descrizione la pagina Patreon dell'autore e il walkthrough del gioco in caso vi serva. E se avete qualche domanda da farmi o volete dirmi qualcosa, lasciate pure un commento. Alla prossima!